La prima luce del sole avvolgeva la città in un bagliore dorato, mentre Liam si avvicinava all'imponente edificio di uffici. Il suo cuore batteva non per l'eccitazione, ma per un pesante senso di incertezza. Il pranzo meticolosamente preparato tra le sue mani, un gesto pensato per colmare il crescente divario tra lui e sua moglie, Julie appariva quasi ridicolo a posteriori. Era il suo wrap mediterraneo preferito, proveniente dal bar che lei adorava. Oggi, pensò Liam, sarebbe stato il giorno in cui le avrebbe ricordato che il loro matrimonio valeva la pena di essere difeso. Mentre entrava nell'ascensore di vetro, il mondo intorno a lui sembrò offuscarsi. Il riflesso di Liam nello specchio lo fissava, stanco e teso. Aveva notato le sue notti in ritardo, le scuse, la distanza emotiva, ma aveva sempre ignorato tutto attribuendolo allo stress e al lavoro. Una parte di lui voleva credere che avrebbero potuto ancora riparare ciò che si era rotto, ma ciò che stava per vedere avrebbe distrutto ogni illusione. Quando le porte dell'ascensore si aprirono al quinto piano, fece un respiro profondo e uscì, con la busta del pranzo in mano. Ciò che vide dopo fece vacillare violentemente il suo mondo. Là c'era Mia, sua moglie da 8 anni, stretta in un abbraccio appassionato con un uomo che lui non riconosceva. Alto, sicuro di sé e spavaldo, lo sconosciuto le accarezzava i capelli come se fossero gli unici 2 esseri umani sulla terra. Il rumore delle porte dell'ascensore che si richiudevano alle spalle di Liam a malapena fu percepito. Una rabbia accecante e bruciante invase le sue vene. Ogni fibra del suo essere chiedeva vendetta, spiegazioni, la distruzione di quella farsa di fiducia che aveva tenuto insieme le loro vite. Tuttavia lui rimase fermo, incapace di muoversi, combattuto tra incredulità e furore. «Mia!» urlò infine, con la voce scossa da una rabbia senza freni. I due si staccarono di colpo, il viso di Mia divenne cenere mentre si voltava a guardare il marito, e l'uomo al suo fianco si raddrizzò, lo sguardo carico di sfida. Liam lasciò cadere a terra il sacchetto del pranzo, avanzando con i pugni stretti. «Chi diavolo sei?» domandò, un misto di veleno e disperazione. Lo sconosciuto sorrise con aria di superiorità, gettando benzina sul fuoco della rabbia di Liam. «Stai esagerando, amico», disse con calma. Quelle parole suonarono come un fiammifero gettato sulla benzina. Prima ancora di rendersene conto, Liam lo aveva afferrato per il colletto, sbattendolo contro le porte dell'ascensore con tale violenza da far tremare il metallo. «Hai il coraggio di parlarmi di esagerazione?» ruggì Liam. La voce risuonava per il corridoio. La voce di Mia squarciò il caos, tremante di disperazione. «Fermati, Liam, ti prego!» Lei cercò di tirarlo via dall'uomo con cui l'aveva tradito, ma Liam era oltre ogni ragione. Sferzò un pugno che centrò in pieno la mascella dello sconosciuto, guardandolo barcollare, mentre la sua sfrontatezza cedeva il posto a un lampo di paura. «Pensi di poter toccare mia moglie e cavartela impunemente?» sputò Liam, avanzando di nuovo. Un gruppo di persone, richiamate dal trambusto, si radunò e mormorii e sussulti iniziarono a diffondersi. 2 uomini di un ufficio vicino accorsero e afferrarono Liam per le braccia, trattenendolo. «Lasciatemi andare!» gridò, la voce roca di frustrazione. Quando l'adrenalina cominciò a diminuire, il peso del tradimento lo investì come un treno in corsa. Si voltò verso Mia, gli occhi ardenti di una miscela di dolore e furia. «Te ne pentirai», disse freddamente, andandosene e lasciandola lì, tra le macerie di bugie ormai svelate. Durante il viaggio verso casa, la mente di Liam era un vortice di emozioni, rabbia, tristezza, umiliazione. Ogni ricordo della loro vita insieme ora gli sembrava corrotto, e tuttavia, sotto al caos, un pensiero diventava chiaro. Avrebbe fatto in modo che pagassero entrambi per ciò che avevano fatto. Liam strinse il volante così forte da far sbiancare le nocche, mentre le strade della città si confondevano intorno a lui e la sua mente riproduceva la scena in ufficio. Le labbra di Mia su quell'uomo, i suoi occhi pieni di una passione che non sembrava più riservare a lui. Non era solo il tradimento a tormentarlo, ma i mesi di bugie, le sere in cui tornava tardi, incolpando il lavoro, le mattine in cui si allontanava con sorrisi vuoti.
Come aveva potuto non vedere i segnali? Quando si fermò nel vialetto della loro casa di periferia, non entrò. Rimase in macchina a fissare la porta d'ingresso come se fosse un varco verso un'altra vita, una vita ormai in frantumi. Avevano costruito quella casa insieme. Ogni angolo, ogni mobile raccontava la storia del loro percorso condiviso e ora sembrava tutto una menzogna. Liam prese il telefono e cercò tra i contatti fino a trovare il nome di cui aveva bisogno. Marcus, il suo migliore amico, colui su cui poteva sempre contare per una risposta sincera. Il pollice rimase sospeso sul tasto di chiamata, perché chiamarlo significava ammettere ciò che era successo, pronunciare a voce alta la verità che tanto temeva, ma non poteva affrontare tutto da solo. Il telefono squillò 2 volte, poi la voce stabile e familiare di Marcus rispose: «Liam, che succede? Va tutto bene?» Liam sentì la gola stringersi, deglutì con fatica, costringendosi a parlare. «No, non va bene. Mia mi tradisce», disse, con un filo di voce rotta. Dall'altro lato ci fu un silenzio assordante, interrotto solo dal lieve fruscio di fogli. «Ne sei sicuro?» chiese Marcus dopo qualche istante, con tono cauto ma deciso. «L'ho vista», rispose Liam, la voce tremante. «Li ho sorpresi oggi, insieme». «Dannazione», sbottò Marcus, con il peso della rivelazione che gravava sulle sue parole. «Mi dispiace tanto. Dimmi tutto». Liam descrisse la scena nei minimi dettagli, senza risparmiare nulla, mentre Marcus ascoltava in silenzio, offrendogli una presenza solida su cui sfogare rabbia e disperazione. Quando finì, ci fu una pausa prolungata, finché Marcus non parlò di nuovo. «Bene», disse con voce determinata, «prima di tutto devi proteggerti». «Mia non sta solo tradendo, ti sta mancando di rispetto e ti sta mentendo in faccia da chissà quanto», continuò Marcus. «Non puoi permetterle di calpestarti». «Che vuoi dire?» chiese Liam, la voce intrisa di confusione e sfinimento. «Intendo che devi iniziare a raccogliere prove», spiegò Marcus. «Estratti conto bancari, registri telefonici, tutto quello che mostri da quanto va avanti questa storia. Se deciderai di lasciarla o se proverai a rigirare la situazione, avrai bisogno di prove. E quanto a quel tizio, scopri chi è, ti aiuterò io». Liam esitò. Trasformare il suo dolore in un piano calcolato gli sembrava freddo, perfino crudele. Ma mentre Marcus continuava a parlare, capì la realtà. Mia aveva fatto la sua scelta e ora anche lui doveva fare la propria. «Ok», disse infine, «facciamolo». Nei giorni successivi, Liam si buttò a capofitto all'azione. Evitò Mia il più possibile, addicendo impegni di lavoro ogni volta che lei tentava di parlargli. I suoi goffi tentativi di ridurre la distanza sembravano ora vuoti, uno strato sottile sopra il tradimento che aveva distrutto il loro matrimonio. Di notte, quando la casa era silenziosa e Mia dormiva, Liam esaminava i movimenti del loro conto in banca, controllando ogni transazione sospetta. Prenotazioni di hotel, cene costose, persino regali chiaramente non destinati a lui. Marcus, fedele alla sua parola, lavorò senza sosta per scoprire l'identità dell'uomo che Liam aveva affrontato. In pochi giorni saltò fuori un nome: Daniel Hayes, un personal trainer che aveva appena aperto una palestra in centro. Tuttavia, più Marcus indagava, più emergeva altro di inquietante. «Liam», disse Marcus una sera durante una delle loro lunghe telefonate, «questo tipo è un problema vero. Ha un passato di prede tra donne sposate, è uno schema ripetuto. Le seduce, approfitta delle loro risorse e poi passa oltre». La scoperta colpì Liam come un pugno nello stomaco. «Quindi Mia è solo un'altra vittima?» chiese con voce tesa. «Pare di sì», confermò Marcus cupo. «Ma è peggio, non è solo uno squallido, è invischiato in affari loschi, riciclaggio di denaro, frode. Se Mia risulta coinvolta finanziariamente, rischia grosso». Nella mente di Liam, la rabbia per Mia si mescolò a una punta di preoccupazione, senza però sminuire la sua determinazione. «Ha fatto la sua scelta, Marcus», disse con voce dura. «Si è cacciata lei in questo casino». «Già», concordò Marcus, «ma se vogliamo farlo pagare, ci serve qualcosa di concreto, non solo sospetti».
La svolta arrivò circa una settimana più tardi, quando Marcus riuscì a ottenere un incontro con Daniel fingendosi un potenziale investitore interessato alla sua palestra. Dotato di un registratore nascosto, Marcus entrò nella tana del lupo, sperando di spingere Daniel a rivelare i suoi affari illeciti. Quando quella sera tornò da Liam, il sorriso sul suo volto era trionfante. «Ce l'ho fatta», disse, mostrando il dispositivo. «È un narcisista totale. Ha vantato tutto. La truffa su Mia, i suoi affari sporchi, persino i piani per adescare altre donne. È tutto qui dentro». Liam ascoltò la registrazione con un misto di disgusto e di soddisfazione. La voce di Daniel trasudava arroganza mentre descriveva come manipolava le donne, sfruttandone la fiducia e usandole come pedine per i propri scopi. Quella prova era schiacciante, un'arma che avrebbe smantellato il mondo di Daniel. «Portiamo tutto alla polizia», propose Marcus. «Con ciò che abbiamo, lo faranno fuori». Liam annuì con determinazione. «Ma non mi fermo qui», disse. «Ha rovinato troppe vite, ora è il momento che qualcuno rovini la sua». La ruota della vendetta era in moto e Liam era pronto a far sì che Daniel e Mia pagassero per ogni briciolo di sofferenza causata. Liam era in macchina fuori dalla stazione di polizia locale, stringendo il volante e radunando il coraggio per entrare. I suoi pensieri vorticavano. Ormai non era più soltanto vendetta, ma giustizia. Daniel aveva costruito la sua vita approfittandosi degli altri e ora doveva essere smascherato. Le prove raccolte da Marcus, soprattutto la registrazione della confessione di Daniel, erano inoppugnabili. Descrivevano il ritratto di un predatore manipolatore che prosperava sull'inganno. Con Marcus al suo fianco, Liam entrò nel distretto, determinato a compiere il primo passo per smantellare la facciata di Daniel. La detective Harper, una donna tosta dagli occhi penetranti e l'aria autorevole, ascoltò con attenzione mentre Liam e Marcus esponevano il caso. La registrazione, i movimenti bancari e le testimonianze raccolte da altre vittime di Daniel costituivano un dossier schiacciante. «È tutto molto solido», commentò Harper, appoggiandosi alla sedia mentre sfogliava i documenti. «Avevamo già sentito parlare di lui, ma senza prove concrete fino a ora. Con questo materiale possiamo inchiodarlo». Liam provò un barlume di sollievo. «Che succede ora?» domandò. «Adesso apriamo un'indagine ufficiale», spiegò Harper. «Questa registrazione è oro, ma dobbiamo riscontrarla con altre conferme. Io e la mia squadra daremo un'occhiata ai suoi conti finanziari e alla palestra. Se ricicla denaro ci sarà una scia evidente». «E Mia?» chiese Liam con la voce tesa. «Se risulta complice, la inchioderemo», rispose Harper con tono fermo. Quel pensiero gli lasciò in bocca un gusto amaro. Nonostante la rabbia, una parte di lui ricordava la donna che aveva amato, la compagna con cui aveva costruito una vita. Se fosse stata coinvolta attivamente con Daniel, avrebbe rischiato grosso e di riflesso sarebbe ricaduto anche su di lui. Però Liam mise da parte quelle emozioni. Si era messa in quella situazione da sola. Tornato a casa, trovò Mia in cucina, gli occhi gonfi e arrossati, segno che non dormiva da giorni. Si raddrizzò vedendolo entrare, un misto di disperazione e senso di colpa sul viso. «Liam», iniziò con voce tremante, «dobbiamo parlare». Lui incrociò le braccia appoggiandosi allo stipite della porta. «Parlare di cosa, Mia? Di come mi hai mentito per mesi, di come ti sei messa con un criminale usando i nostri soldi». La bocca di lei rimase aperta per lo shock. Come fai a sapere?» «So tutto», tagliò corto Liam, la voce dura. «Daniel non è solo un traditore, è un truffatore, un predatore. E tu lo hai finanziato con i nostri soldi». Mia impallidì. «Non lo sapevo», balbettò. «Giuro che non sapevo dei suoi affari illeciti. Diceva che gli serviva aiuto, prestiti, investimenti per la palestra. Prometteva di restituirmi tutto». Liam rise amaramente. «E gli hai creduto? Oppure semplicemente non te ne importava, finché ti faceva sentire speciale?» Lei si riempì di lacrime, ma lui non si commosse. «Hai distrutto tutto, Mia. Il nostro matrimonio, la nostra fiducia, tutto». «Ero infelice», esclamò lei con la voce incrinata. «Eri così distante, chiuso nel lavoro e nella routine.
Avevo bisogno di sentirmi importante. Liam serrò la mascella. E invece di dirmelo, hai scelto lui? Mia abbassò lo sguardo, sconfitta. Complimenti, concluse Liam con freddezza. Hai perso tutto e quando la polizia si muoverà potresti perdere anche di più. La testa di lei scattò su. La polizia? Liam fece un ghigno privo di ironia. Oh già, ti sei legata a un riciclatore di denaro. Se il tuo nome compare in quei trasferimenti, saranno problemi tuoi. Le mani di Mia tremavano mentre si aggrappava al bancone. Liam, ti prego, non puoi. Non sono stato io a farlo, Mia, rispose lui con voce tagliente. Sei stata tu e ora ne affronterai le conseguenze. Le conseguenze arrivarono rapide e terribili. In pochi giorni la detective Harper e la sua squadra fecero irruzione nella palestra di Daniel, trovando una montagna di prove su frodi e riciclaggio di denaro. Fu arrestato sul posto, colto alla sprovvista mentre assisteva al crollo del suo impero. Ma gli scandali non finirono. Con l'analisi approfondita emerse anche il coinvolgimento di Mia, sebbene lei non fosse complice consapevole. Aveva comunque finanziato le attività criminali di Daniel e la cosa le costò il lavoro e la reputazione, lasciandola sola e disperata. Nel frattempo, Liam provava un senso strano di chiusura osservando la rovina dei due. L'uomo che lo aveva tradito stava per passare anni in carcere e il tradimento di Mia era stato messo in piazza senza pietà. Ma anziché soddisfazione, Liam avvertiva un vuoto, un'assenza creata dalla fine di una vita che aveva creduto reale. Una sera Marcus andò a trovarlo con una bottiglia di whisky. Rimasero in silenzio a lungo, gravati da tutto ciò che era successo. «Hai fatto la cosa giusta», disse infine Marcus. «Daniel è finito. Mia ha pagato il conto delle sue scelte. Ora puoi andare avanti». Liam fissò il bicchiere, l'ambra del whisky che scintillava alla luce fioca. «Andare avanti», mormorò. «Non so neanche come sarà, da adesso in poi». Marcus gli batté una mano sulla spalla. «Ce la farai. Sei più forte di quanto pensi. Un giorno troverai qualcuno che saprà chi sei davvero e non lo darà per scontato». Liam annuì piano, con un barlume di speranza che squarciava il buio. Aveva perso tanto, ma aveva guadagnato qualcosa di inestimabile, una nuova consapevolezza di sé e la forza di ricostruire la propria vita. E questa volta avrebbe fatto tutto alle sue condizioni. Nei mesi seguenti, Liam iniziò il difficile percorso della rinascita. La casa, un tempo piena di ricordi d'amore e di condivisione, ora sembrava fredda e vuota. Ogni giorno si dedicava a fare pulizia, sbarazzandosi di oggetti e ricordi che non volevano più dire nulla, come un atto simbolico per riconquistare spazio mentale ed emotivo. Un pomeriggio, mentre riordinava il garage, il telefono vibrò. Era la detective Harper. «Liam», disse con la sua solita energia, «volevo avvisarti che Daniel si è dichiarato colpevole di tutte le accuse. Rischia almeno 10 anni». Liam espirò lentamente, sentendo un peso che gli scivolava via dalle spalle. «Bene», rispose con voce posata. «Il mondo è un posto migliore, senza di lui a piede libero». «C'è dell'altro», proseguì Harper. «Nel patteggiare ha provato a coinvolgere ancora di più Mia, ma non abbiamo trovato abbastanza prove per incriminarla ulteriormente. È pulita dal punto di vista legale, ma i debiti che ha accumulato per finanziare la palestra rimangono a suo carico». A Liam non stupì la notizia. Mia non avrebbe fatto carcere, ma il suo nome era rovinato. Licenziata, isolata dai colleghi e sommersa dai debiti, scontava comunque la sua punizione. «Grazie di avermelo detto», disse Liam con voce ferma. «E che farai ora?» chiese Harper. «È una scelta tua, ma sappi che se avrai ancora bisogno di qualcosa, noi siamo qui». I mesi passarono e piano piano Liam ritrovò un equilibrio. Si immerse nel lavoro, accettando nuovi incarichi e apprezzandone la stabilità. Di notte, però, l'insonnia lo tormentava, con gli incubi di quanto era accaduto a riaffiorare e la mente intrisa di ricordi dolorosi. Marcus, fedele come sempre, si rifiutava di lasciarlo sprofondare. «Non passerai il resto della vita a rimuginare chiuso in casa»,
disse un sabato mattina, trascinandolo a fare trekking. Aria fresca, movimento. Farà bene all'anima. Liam lo seguì controvoglia, ma fu sorpreso nel trovare nel sentiero tortuoso un vero ristoro. Mentre salivano i pendii, Marcus parlò di futuro, incoraggiando Liam a pensare a se stesso e a cosa volesse fare da lì in poi. «Hai passato l'inferno», disse Marcus, «ma sei ancora in piedi. Questo conta». Una sera, mentre Liam setacciava vecchie foto sul portatile, si imbatté in un'immagine della loro luna di miele. Un tramonto sulla spiaggia, loro due sorridenti, felici e spensierati. Il cuore gli si strinse, ma invece di chiudere rabbiosamente la foto, la osservò a lungo. Capì che non stava più soffrendo per Mia, ma per la versione di sé che credeva ancora in lei. Fu una rivelazione dolce amara, ma necessaria. Liam era stato leale, innamorato, onesto. Aveva dato tutto al suo matrimonio e non era colpa sua se Mia aveva gettato tutto alle ortiche. Quell'uomo nella foto, con la speranza negli occhi, esisteva ancora. Doveva solo ritrovarlo. Decise di fare un passo ulteriore verso la guarigione. Si sedette al tavolo della cucina con un quaderno e iniziò a scrivere una lettera a Mia. Non l'avrebbe mai spedita, ma aveva bisogno di formularla. Mia, ho passato mesi cercando di capire cos'è successo, di capire come siamo passati da essere compagni di vita a estranei. Ti ho incolpata, mi sono incolpato, ho incolpato il destino, ma niente cambia i fatti. Hai fatto una scelta e ci ha distrutti. Ti ho odiata per questo. Ho provato rancore perché hai rotto qualcosa che credevo indistruttibile. Ma mentre sto qui a scrivere, mi rendo conto che aggrapparmi a quest'odio mi lega ancora di più a te. E io non voglio più essere legato a te. Quindi, ecco la mia resa. Non dimenticherò quello che hai fatto, ma mi rifiuto di lasciare che mi definisca. Spero che tu trovi pace nelle tue scelte, perché io troverò la mia senza di te. Addio, Liam. Concluse la lettera, Liam sentì un profondo senso di sollievo. La piegò e la mise in un cassetto. Era l'ultimo tassello, il passo finale per riappropriarsi della propria vita. Qualche mese dopo, Liam si ritrovò ancora una volta sul ciglio di una scogliera, a contemplare l'oceano, il vento che gli sferzava i capelli. Era venuto da lontano, da quell'uomo distrutto che era uscito dall'ascensore con il cuore in frantumi. Ora era qualcuno che aveva imparato a ricostruire, pezzo dopo pezzo. L'orizzonte si apriva davanti a lui, un promemoria che la vita, per quanto spezzata, poteva essere ricostruita. Voltandosi per andarsene, si sentì più leggero e libero. Il futuro era suo, e stavolta avrebbe contato davvero. L'anno successivo all'arresto di Daniel e alla caduta di Mia portò grandi cambiamenti nella vita di Liam, che finalmente vide il mondo non più piccolo e soffocante, ma vasto e pieno di possibilità. Le cicatrici del tradimento continuavano a esistere, ma non lo definivano più. Ora erano simbolo della sua forza e della sua capacità di resistere. Liam riversò ogni energia nel lavoro, crescendo nei ranghi dell'azienda, e ogni successo recuperava un pezzo della fiducia che Mia Guy aveva portato via. Un pomeriggio d'autunno, Marcus lo chiamò per proporgli un'idea. «Ho qualcosa in mente e mi serve il tuo parere. Niente scalate di montagne, tranquillo». Liam sorrise. «Dimmi tutto». Marcus spiegò la sua visione. Una società di consulenza specializzata in gestione del rischio e indagini aziendali. Con la sua esperienza in sicurezza privata e l'abilità imprenditoriale di Liam, sarebbero stati una squadra perfetta. Aiuteremo le aziende a identificare vulnerabilità, così da non cadere vittime di frodi o manipolazioni, concluse Marcus. Situazioni che conosciamo fin troppo bene. Liam era elettrizzato. Facciamolo! Nel giro di pochi mesi, la loro nuova società divenne realtà. Il lavoro era impegnativo, ma Liam ne traeva stimoli e gratificazione. Aiutare gli altri a difendersi e proteggere ciò che avevano di prezioso dava un significato profondo alle sue ferite passate. Una sera, mentre stava per chiudere l'ufficio, la sua assistente bussò alla porta. «C'è qualcuno che vorrebbe vederti», disse. «Non ha un appuntamento, ma ha insistito». «Chi è?» chiese Liam, aggrottando la fronte. «È Mia», rispose lei, esitante. Un nodo gli serrò lo stomaco.
Non vedeva né sentiva Mia dal giorno in cui avevano finalizzato il divorzio. «Falla entrare», disse a denti stretti. Mia entrò con passo timido. Sembrava l'ombra di quella che era stata un tempo. L'eleganza curata aveva lasciato spazio a una vulnerabilità quasi fragile. Si sedette di fronte a Liam, le mani intrecciate con forza. «Liam?» iniziò con un filo di voce. «Lo so, sono l'ultima persona che vorresti vedere, ma dovevo parlarti». Lui incrociò lo sguardo, impenetrabile. «Cosa vuoi, Mia?» Lei esitò, poi prese coraggio. «Volevo solo chiederti scusa, per tutto. Per le bugie, il tradimento, il dolore che ti ho causato. Ho perso ogni cosa, il lavoro, la reputazione, ma perdere te è stata la cosa peggiore. Ho riflettuto a lungo e so che non merito il tuo perdono, ma dovevo dirtelo». Le sue parole rimasero sospese. Liam la osservò, cercando tracce di sincerità, e le trovò. Eppure non lo toccarono più come un tempo. «Apprezzo il tuo pentimento, Mia», rispose con compostezza. «Ma perdonare non significa tornare a com'era prima. Io sono andato avanti. Spero lo faccia anche tu». Le lacrime riempirono gli occhi di lei, che annuì. «Lo capisco. Spero che tu trovi la felicità, perché la meriti». «Abbi cura di te, Mia», chiuse Liam con cortesia distante. Quando lei uscì, Liam provò una sensazione sorprendente di chiusura. Temeva che rivederla avrebbe riaperto vecchie ferite. Invece quell'incontro gli confermò la sua forza. Non era più il prigioniero del suo tradimento, era libero. Con il tempo, Liam si spinse oltre la sfera lavorativa, scoprendo nuovi orizzonti. Viaggiò, un desiderio che lui e Mia avevano sempre accantonato, visitando scogliere selvagge in Irlanda e spiagge pacifiche in Thailandia. Lì, in un caffè affollato di Firenze, incontrò Claire, un'artista piena di vita, con un umor pungente e un calore contagioso. La sintonia tra loro fu istantanea, ma Liam procedette con prudenza. Claire accettò le sue cicatrici, capì la sua storia e non ne ebbe paura. Il suo coraggio e la sua sincerità gli permisero di riaprire il cuore, un passo alla volta. Anni dopo, Liam si trovava di nuovo sulla stessa scogliera dove aveva cercato conforto in passato, ma stavolta non era solo. Claire era accanto a lui, la mano intrecciata nella sua. L'oceano si stendeva davanti ai loro occhi, immenso e sconfinato, simbolo della forza della vita e dell'amore. Mentre il sole calava all'orizzonte, Liam sorrise. Il dolore del passato lo aveva formato, ma non lo definiva. Aveva ricostruito se stesso, più forte e saggio, e aveva trovato un amore che rispettava chi era davvero. Quell'orizzonte non segnava una fine, ma un inizio. E per Liam il futuro non era mai stato così luminoso. E ora che avete ascoltato tutta la storia, voglio sapere: voi come avreste reagito di fronte a un tradimento così sconvolgente? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Grazie per aver guardato e alla